capitolo molto importante, quello della preparazione del tool da implantare, e soprattutto cercheremo di capire bene il perché sia importante utilizzare queste nuove tecniche rappresentate dal magnetic mallet, che è lo strumento ideale per realizzare l'osteocompattazione e osteodensificazione dei nostri siti implantari. Qualcuno pensa e paragona il magnetic mallet all'uso degli osteotomi manuali, ma in realtà esiste una grande differenza, una grande distanza fra le proprietà del magnetic mallet rispetto praticamente a quello che è l'uso degli osteotomi praticamente manuali. Infatti tutte le tecniche osteotomiche manuali presentano chiari ed evidenti problemi clinici sia a carico del paziente quanto per l'operatore, ma sorvelando quello che è il disturbo vivace che soffre il paziente con l'impiego degli osteotomi a battuta, è importante andare ad affrontare quelle problematiche più salienti da un punto di vista tecnico-clinico che presentano le tecniche osteotomiche manuali. E oltre a sottolineare diciamo, i difetti, che chiamiamoli così, gli svantaggi che presenta la tecnica osteotomico manuale a battuta, molto importante invece andrà a sottolineare questa nuova tecnica rappresentata dalla tecnica con il magnetic mallet, fondamentale nella preparazione dei siti implantari, soprattutto in regioni ossee in cui ci siano due parametri, qualità e quantità assenti. Quindi abbiamo una bassa qualità, quindi una bassa densità ossea, e soprattutto una quantità in termini, cioè troviamo di fronte a condizioni di atrofia. Cos'è l'osteotomia manuale? L'osteotomia manuale è una tecnica praticamente in cui è impossibile controllare il disturbo che vive il paziente, in quanto praticamente l'onda di urto che viene, diciamo, trasmessa attraverso gli osteotomi all'osso si propaga su tutta la base cranica nelle strutture inserite nella rocca petrosa, cioè praticamente le strutture dell'equilibrio in particolar modo, quelle strutture che utilizzano gli osteoliti, potendo far generare una vertigine parossistica posizionale che viene vissuta dal paziente come l'esperienza più spiacevole in assoluto che lui abbia vissuto in campo odontoiatrico. Inoltre, per ovviare a questo problema, qualcuno ha ipotizzato praticamente l'impiego degli espansocompattatori, i cosiddetti osteotomi screw shaped, al fine di evitare questo inconveniente, ma la tecnica con gli screw shaped presenta notevoli praticamente svantaggi, anche se la filettatura della screw della vita è stata opportunamente arrotondata con una superficie convessa. Li vediamo in basso a destra, questi espattocompattatori che derivano dal greco osteon tomos, che significa tagliare appunto praticamente l'osso, e sono in grado di modificare l'osso, e furono ideati nei lontanissimi anni 70 da dottor Tatum allo scopo di migliorare la densità ossea in vista del posizionamento di un impianto. Quindi Tatum quale domanda che si era fatto? Come posso aumentare la densità ossea in corrispondenza ai miei impianti? E inventò questi espansocompattatori. In realtà poi questi qui ormai dimostrano un'ampia difficoltà. Quindi gli osteotomi e gli espansocompattatori non sono strumenti ideali per preparare i siti implantari, e quindi presentano numerose lacune, e quindi non ci danno quei risultati che, se vogliamo portare ad un buon livello i nostri livelli di implantologia, e soprattutto in quelle condizioni particolari dove è richiesta la chirurgia implantare avanzata, gli osteotomi e gli manuali e gli espansocompattatori non sono strumenti praticamente vantaggiosi, e per cui noi andiamo verso una tecnica realmente osteodensificante che praticamente abbia l'efficacia praticamente non di comprimere l'osso, ma di spostarlo praticamente lateralmente. Perché? Perché questi strumenti di cui stiamo parlando sono strumenti che lavorano attraverso il principio dello shear stress, cioè dello sforzo di taglio, che è uno stato di tensione in cui la forma di un materiale tende a cambiare la forma, di solito per forze interne di scorrimento trasversali, senza cambiamenti di volume.
volume dimensionali, quindi soprattutto nei materiali elastico-lineari e nei materiali isotropici, ma anche nei materiali anisotropici noi riusciamo a ottenere la deformazione adimensionale. Vediamo a destra appunto praticamente come si modifica la forma da rettangolare a parallelogramma del nostro osso, dove scorre tangenzialmente, forza tangenziale o sforzo di taglio o sforzo tangenziale, otteniamo questa deformazione adimensionale, cioè non cambia il volume dell'osso. Il cambiamento di forma è quantificato misurando la variazione relativa dell'angolo tra i lati inizialmente perpendicolari di un elemento differenziale del materiale. Si chiama deformazione di taglio. Una definizione semplice di sforzo di taglio rappresenta questo come componenti della tensione a un punto che agisce parallelamente al piano su cui essi giacciono. E quindi noi abbiamo tre tipi di forze che noi possiamo applicare ai nostri materiali all'interno del nostro osso. Sono le forze di taglio, le sci stress che abbiamo appena parlato, in cui vediamo che non c'è una modificazione volumetrica, le forze invece praticamente di compressione, che sono delle forze ortogonali a contro cui il sistema cambia forma fino a che la compattazione che si ha a seguito della compressione non opponga una reale resistenza, ed è questa compressione, questa forza reattiva dell'osso che viene compattato verticalmente che sarà poi l'oggetto della nostra attenzione parlando del magnetic mallet e nell'impiego dell'uso del magnetic mallet. E poi le forze di estensione o trazione o tensione, che sono forze che tendono ad allungare fino al livello di strizione e rottura del materiale e determinano questo allungamento, questa elongazione che è elastica nelle fasi iniziali, poi diventa una deformazione plastica, poi diventa un momento di strizione o costrizione e poi c'è la fase di rottura. Quindi le uniche vere forze però che si determinano all'interno dell'osso, lo ricordiamo sempre, sono forze di trazione e di compressione che determinano una modificazione dimensionale volumetrica e non una semplice deformazione. Però quando noi applichiamo una forza di taglio, queste forze di compressione e trazione sono uguali ad assorbire con forze intrinseche il materiale e le forze del taglio. Ma qui poi ne parleremo successivamente. E diciamo che il sistema osseo, in particolar modo il sistema trabecolare spugnoso, è in grado di sopportare quella deformazione plastica in termini di semplice spostamento senza subire realmente quelle forze di trazione e compressione che sono quelle che poi praticamente si estrinsecherebbero quando la direzione delle forze è praticamente ortogonale alla superficie sia in termini compressivi sia in termini tensivi. Quindi ricapitolando, lo shear stress o sforzo di taglio è importante per capire il modo in cui il magnetic mallet funziona. Io pongo un piccolo principio per capire bene che tutto ciò che noi non riusciamo ad esprimere, cioè a trasformare apicalmente in un avanzamento, si può esprimere lateralmente, per cui nel momento in cui noi cerchiamo di avanzare apicalmente e ci allarghiamo anche trasversalmente, se noi stiamo compattando dobbiamo considerare che i millimetri che saliamo apicalmente sono notevolmente inferiori a quelli che noi abbiamo trasversalmente. Noi quindi trasversalmente possiamo allargare senza problemi il nostro osteotomo, ma quello strumento diciamo osteotomico utilizzato dal magnetic mallet. Ma il problema insorgerebbe apicalmente, dove lo spostamento avviene in termini di millimetri in più rispetto a quello che avviene trasversalmente, portando anziché un lavoro in shear stress o sforzo di taglio in un lavoro di compressione. E questo cosa farebbe? Che tutta la forza di compressione che incontra il coso potrebbe esprimersi in una forza di sbasamento. È tanto vero quello che sto dicendo che è proprio quello che accade con gli osteotomi manuali a battuta o con gli espansocompattatori quando li avvitate e gli date un lavoro torsionale, e lo stesso accade con le frese apicoidali, in quanto il nostro osso tra l'altro è anche un materiale anisotropico, quindi praticamente noi abbiamo questa forza
che noi andiamo a sviluppare, che tende a sbarellare, chiamiamolo così per capirci, il nostro praticamente sito implantare, e quindi deformandolo completamente. Qualcuno ha cercato di superare questo ostacolo usando delle frese al contrario, facendo ruotare al contrario, aumentando nel giro, ma sono sempre frese, quindi tagliano, e il taglio determinato delle fresi è la distruzione e la perdita di osso, che noi addirittura invece vogliamo mantenere ed aumentare nell'osso di bassa densità e nell'osso di bassa quantità, di poca quantità. Quindi praticamente noi dobbiamo lavorare praticamente in modo, è come se lavorasse in un materiale isotropico, e dobbiamo evitare i fenomeni di compressione apicalmente che si potrebbero generare. E quindi vediamo cosa accade quando la forza espressa apicalmente non riesce a vincere la resistenza apicale, crea compressione e si esprime lateralmente, e questo crea praticamente una trasformazione del nostro foro implantare da circolare praticamente a ellittico, e questa forma ellittica può andare ad interfacciarsi, a toccare, ad impegnare la corticale vestibolare, creando un problema gravissimo su quello che è il nostro risultato protesico. E andando quindi più nel dettaglio, sappiamo che le vibrazioni che si generano durante la lavorazione per asportazione, quello che noi facciamo, possono essere di diversa natura, possono essere vibrazioni forzate legate proprio alla variazione dello spessore del truciolo, della densità del truciolo, come accade nell'osso che anisotropiche, e quindi questo accade durante l'arco di circonferenza percorso dal dente di una fresa per effetto della geometria stessa della fresa, e quindi quando la fresa sta impegnando l'osso può trovare resistenza, e questo crea una sorta di snervamento e di sbarellamento della fresa. Oppure una vibrazione, allo stesso modo, oltre alle vibrazioni forzate abbiamo le vibrazioni autoeccitate dovute alla modulazione dello spessore del truciolo e di conseguenza delle forze di taglio per la sovrapposizione delle traiettorie di due taglienti successivi, e si impegna su due punti. E allo stesso poi ci sono le vibrazioni libere, effetto di qualsiasi disturbo che possa perturbare il sistema dinamico che stiamo utilizzando per fresare il nostro osso, ad esempio la mano dell'operatore o la testina del trapano sballata, oppure la fresa scarsamente tagliente o troppo tagliente. Quindi diciamo che le vibrazioni libere sotto certi punti di vista sono in realtà le meno dannose e generano una risposta smorzata nel tempo di applicazione. Quelle invece che sono importanti sono le vibrazioni forzate e autoeccitate, e quindi maggiore sarà la forza di taglio che noi applicheremo e maggiore sarà l'ampiezza di vibrazione per quanto riguarda proprio le vibrazioni forzate, le quali ovviamente sfociano in un peggior grado di rifinitura superficiale del nostro taglio. E ricordiamo l'anisotropia dell'osso, soprattutto proprio quando si attraversano i tessuti anisotropici, è importante che la forza applicata sia tale da garantire la penetrazione al fine di attraversare il tessuto anisotropico in oggetto senza esprimere forze laterali. Questo è il concetto. Andiamo in una direzione, non dobbiamo avere sbarellamenti. Immaginate di essere sulla vostra macchina, state correndo, a un certo punto la vostra macchina sbarella lateralmente o comincia a vibrare. Bene, l'equilibratura e la convergenza sono due parametri che tutti conosciamo. Bene, con il magnetic mallet noi abbiamo uno strumento equilibrato e convergente. Senza magnetic mallet noi non abbiamo uno strumento né equilibrato né convergente, sia se usiamo le frese liquidali, sia se usiamo le osteotomi praticamente manuali, sia se usiamo praticamente gli espansocompattatori. Ed è quindi proprio la caratteristica di taglio e spostamento osteotomico che il magnetic mallet riesce a realizzare mediante l'impulso elettromagnetico, e garantisce così una penetrazione che avviene in modo rapido, sicuro, indolore, senza propagazione dell'impianto alla scatola cranica, in quanto tutta la forza si esprime in tempi brevissimi e con grande capacità di taglio. Quindi quello che va mantenuto è la capacità di taglio, lo sci stress, ed interviene una nuova grandezza fisica che dobbiamo assolutamente conoscere, che appunto è la forza o azione di taglio o sci stress. Il magnetic mallet è in grado di penetrare l'osso senza creare forze o stress laterali, in quanto lo sci stress che genera in realtà è in grado di realizzare
una deformazione adimensionale, non perdiamo osso. Questo non ci fa assolutamente perdere osso, il risultato ottenuto è quello di una dislocazione o traslazione laterale ed apicale, ed è quella apicale che noi dobbiamo sempre controllare, e poi vi insegnerò una tecnica per ottenere praticamente il controllo della dislocazione apicale del materiale, evitando fenomeni compressivi e mantenendo sempre la capacità di taglio sci stress. Ora tutto ciò si accompagna ad un aumento significativo della quantità di osso sulle pareti laterali del foro e soprattutto apicalmente. Se analizziamo attentamente il foro comprendiamo che la deformazione plastica laterale avviene di pochi millimetri quando stiamo facendo un foro per impianto, quella invece verticale è importante. Con le frese non ci siamo mai posti questo problema, perché noi distruggiamo l'osso, lo tagliamo, lo sbarelliamo. In questo caso invece diventa importante che cosa? Diventa importante avere una massima attenzione apicalmente, e bisogna controllare apicalmente la compattazione e quindi la deformazione relativa dell'osso, perché praticamente la compattazione dell'osso avviene in modo importante a livello apicale e noi dobbiamo evitare la compressione dell'osso apicale, perché l'osso apicale che viene traslato apicalmente è molto di più di quello che noi muoviamo trasversalmente, e questa considerazione ci porta a riflettere su quanto segue. Noi abbiamo bisogno di una compattazione laterale per tenere i nostri impianti, non tanto di una compattazione apicale, anzi l'eccessiva compattazione apicale che si genera per i tanti millimetri di osso che viene traslato apicalmente ci porta a pensare al principio della ricapitolazione che abbiamo sempre usato in endodonzia per evitare di perdere il canale. Ovviamente lavaggi continui e tecniche di pulizie, ma anche la ricapitolazione con strumenti di diametro minore ci permette di mantenere il lume canalare aperto fino al raggiungimento della giunzione cemento-dentinale. Ebbene, alla stessa maniera noi dobbiamo ricapitolare ritornando a strumenti di taglio e più che a strumenti di compattazione. Quindi ricapitolare, inserire la lama, risalire e poi riespandere nuovamente a livello apicale ci evita quel fenomeno di compattazione apicale e ci favorisce l'espansione praticamente laterale, che per noi diventa fondamentale per evitare praticamente di creare compressioni inutili sul nostro osso, ma avere soltanto quella deformazione plastica, quello spostamento laterale che per noi è fondamentale per la preparazione del sito implantare. Quindi capito come agisce il magneto mallet, che è lo strumento a forte impulso magnetico in grado di impattare l'osso con una forza tale potenza, energia su tempo, da indurre una capacità di taglio sci stress che permette l'avanzamento della lama dell'osteotomo senza incontrare resistenza, capace a sua volta di opporsi all'avanzamento progressivo. Al contrario, l'osso lateralmente si sposta, si deforma in modo plastico, assorbendo tutta la forza e tutta l'energia senza opporsi ad esso e senza propagare l'impatto e la relativa vibrazione all'osso circostante, proprio perché noi evitiamo fenomeni compressivi. Insomma, è come se l'osso di fronte ad una forza bruta si piegasse senza porre resistenza. Questo fenomeno accade principalmente a carico dell'osso trabecolare spongioso, che è quello naturalmente destinato a sopportare i carichi, in particolar modo anche i carichi compressivi. In magneti Biallet non dobbiamo assolutamente, nella preparazione del sito implantare, creare condizioni di resistenza apicale, e per questo via via che ci approfondiamo nella preparazione del sito implantare sarà importante ricapitolare con strumenti più piccoli e taglienti l'area apicale prima di passare a un diametro significativamente superiore e una profondità maggiore. Insomma, è importante che noi manteniamo sempre e comunque lo sforzo o capacità di taglio sci stress apicalmente, qualunque sia il livello di compattazione ottenuto in quello stato. Una forza di taglio viene applicata, ecco come funziona lo sci stress, al lato superiore di un rettangolo, sono le pareti del nostro osso, quella freccia tangenziale è la forza del nostro osteotomo che sta entrando, lo sforzo di taglio risultante deforma il rettangolo in un parallelogramma. È il principio del taglio nei chiodi e nei bulloni, ed è importante saperlo perché così come funziona il nostro osteotomo, ed ecco la similitudine, alla stessa maniera nell'avvitamento, siccome non è un bullone che stiamo avvitando, non c'è un dado alla nostra vite che si accoppia formando un bullone, ma noi lo facciamo in un sito
già preparato, e quindi è proprio il principio con cui avvitiamo i bulloni, è sempre una superficie di taglio, ed ecco l'importanza poi delle spire per andare a creare questo rapporto e la forza di taglio fra diviso la superficie FT fratto A ci porta anche a quei tipi di impianto con spire allargate e con forme coniche che favoriscono l'avanzamento dei nostri impianti e l'impatto dei nostri impianti sulle pareti e lo stress che noi andiamo a realizzare, che si misura la forza in Newton, e infatti Newton di avvitamento, lo sforzo è espresso in mega Pascal. E ricordiamo soltanto che il principio della resistenza al taglio nei chiodi e nei bulloni fu scoperto per la prima volta da Galileo Galilei e diciamo illustrato nel Trattato di Due Scienze. Stiamo parlando del 1638, quindi concetti ormai triti e ritriti, ormai chiari a tutti. Quando impatti e ribatti un chiodo nel suo foro, il gambo di quest'ultimo si allarga e va ad aderire alle pareti del foro, e i flussi si trasmettono passando perpendicolarmente il gambo, per cui sono forze laterali. Inoltre, come più o meno dicono tutti, i bulloni e così gli impianti lavorano a trazione, mentre i chiodi e il mallet lavorano a taglio, cioè noi avvitiamo il nostro bullone, il bullone praticamente va incontro a un processo di trazione verso l'interno, il mallet invece entra attraverso un principio praticamente di taglio. Quando accoppiamo, quando un accoppiamento è sollecitato esclusivamente o principalmente a un taglio, si usano sempre le chiodature, e quindi noi dobbiamo entrare come strumenti a chiodo, aprire il nostro varco apicale e lavorare laterale. Ecco perché è importante ricapitolare. Diciamo subito che in realtà il nostro apparecchio come lavora secondo il principio del cuneo. Il cuneo cos'è? È una macchina meccanica semplice. Una macchina meccanica semplice che è un'applicazione pratica del principio, il cuneo è un'applicazione pratica del principio del piano inclinato, usato per separare il cuneo in due oggetti o parti di un oggetto, amplificando la forza applicata trasversalmente al senso di moto di separazione. Quindi noi applichiamo questa forza trasversalmente al senso di moto di trazione. In fisica il piano inclinato è anch'esso una particolare macchina semplice costituita da una superficie piana in cui tende praticamente, in base all'angolo che va da 0 a 90 gradi rispetto alla verticale, rappresenta la forza a cui si trasmette, diciamo, l'energia. E quindi sono due superfici inclinate. Una macchina semplice è chiamata così perché non si può scomporre in macchine ancora più elementari, un po' come l'atomo, no? Non si può dividere, e dal punto di vista storico le macchine semplici rappresentano le tecnologie più antiche per applicare una forza maggiore della sola forza muscolare attraverso il principio del guadagno meccanico. Quali sono le macchine semplici? Le macchine semplici non hanno una fonte di energia in se stessa, bisogna fornire, non hanno un motore, bisogna fornire, e quindi non può eseguire del lavoro o meno che l'energia non le venga somministrata all'esterno. In questo caso l'impulso elettromagnetico che dà il magnetic mallet è in grado praticamente di muovere quella forza e la muove in quella direzione, e le macchine semplici aiutano l'uomo a fare tanti lavori: sollevare, trasportare, ruotare, tirare e tagliare. Tradizionalmente, ricordiamo, le macchine semplici sono la leva, l'asse della ruota, la carrucola, il piano inclinato, la vite e il cuneo. Perché mi soffermo su questo? Perché anche gli impianti rispondono a questi meccanismi. Il piano inclinato è una macchina vantaggiosa e forma un angolo con il piano orizzontale. Il piano inclinato è una macchina assai semplice. La vite è un piano inclinato avvolto su un cono che mostra una scalatura elicoidale sempre più stretta, che è il filetto. Facendo ruotare la vite con una piccola potenza si riesce a vincere la grande resistenza del materiale. Con una piccola potenza e quella grande resistenza, e con la vite stessa io posso addirittura sollevare importanze. Come la vite funziona anche il bullone, perché anche se non ha la punta come la vite, ha praticamente un dado che tende a bloccarla. La vite è un piano inclinato a volta spirale lungo il suo bordo su un cilindro o un cono. Si dice che la vite sia stata inventata da Archimede e sviluppa grandi pressioni.
Il piano inclinato si trasmette nella vite sui piani della filettatura. Il cuneo è un prisma, che così è lo sci stress, a sezione triangolare con una faccia minore chiamata testa e due facce laterali maggiori, i fianchi, unite nel vertice dalla punta tagliente. Sul principio del cuneo funzionano tutti gli utensili di taglio. È uno strumento di taglio. Il cuneo è essenzialmente però un piano inclinato su due piani. Quanto più lungo sarà il cuneo in rapporto al suo spessore, quindi andiamo incontro alla lama di un pontello, tanto più facile sarà forzarlo all'interno degli oggetti. Ed è questa proprietà che noi dobbiamo sviluppare nel creare l'espansione e il passaggio degli osteotomi di diametro superiore. I cunei aumentano la forza e stanno alla base dell'idea di tutti gli strumenti di taglio. Lo sforzo di taglio nei materiali solidi è dato da quella forza dello sci stress senza variazioni dimensionali, lo ricordiamo, crea una deformazione di taglio, rappresenta quindi una forza importante per attraversare i nostri materiali e lo abbiamo detto. Ricordiamo soltanto la forza di taglio nei chiodi e quindi nei nostri strumenti osteotomici è uguale a θ data dalla forza tangenziale o di taglio, lo sci stress, diviso l'area alla superficie su cui agisce. Questo è molto importante e viene misurata in megapascal e fu inventata appunto da Galileo Galilei. Il magnetic mallet quindi è uno strumento che ha queste caratteristiche importanti. Totalmente innovativo nell'ambito della chirurgia odontoiatrica per le estrazioni e farsi spazio fra radici e alveolo, ma soprattutto implantologica, trova delle ampie applicazioni nell'ambito del rialzo del seno mascellare, come in tutte le condizioni in cui noi vogliamo mantenere osso all'intorno dei nostri impianti. E qual è la condizione in cui maggiormente con la diffusione degli impianti dell'implantologia oggi noi ci troviamo? È l'impianto post-estrattivo. Nessun paziente ormai viene, toglie il dente e va a casa. Oggi la maggior parte dei pazienti estraggono i denti e vogliono tornare a casa con un dente nuovo. Ecco quindi che è importante conservare quell'osso nel sito post-estrattivo, specialmente in zona anteriore, in tutte le zone dove il sito post-estrattivo richieda un'osteocompattazione per garantire il miglior BIC, Bone Implant Contact, cioè quel contatto osso-impianto, quell'interfaccio che è quella stabilità primaria che avviene sull'osso compatto, l'osso denso, che noi dobbiamo garantire. Quindi nel post estrattivo il magnetic mallet oggi sta diventando una tecnica completamente innovativa e soprattutto con l'avanzare delle tecniche tipo la socket preservation, o meglio la preservazione del sito implantare, noi dobbiamo assolutamente avere nel nostro studio il magnetic mallet, diversamente saremo handicappati nel poter risolvere praticamente questi problemi, o li risolveremo diciamo in modo approssimativo. Ora è uno strumento che lavora con 4 intensità, è prodotto dalla Meta Ergonomica, è un osso, è uno strumento che è in grado di lavorare in un osso a diversa densità e quindi un osso praticamente a diversa omogeneità, disomogeneo. Il tessuto, l'osso è un tessuto disomogeneo anisotropico, evitando fenomeni variazioni. Le proprietà meccaniche dell'osso ve ne ho già parlato. Quello che è importante guardare nel grafico di destra è il comportamento tra l'osso corticale e l'osso trabecolare. Capiamo che l'osso trabecolare da quel grafico è quello in grado di sopportare praticamente lo sforzo deformazione e quindi praticamente anche quello che sopporta meglio la compressione, anche se noi la compressione vogliamo praticamente evitarla. L'osso corticale, lo vediamo in basso a destra, è un osso con un modulo di Young alto e quindi un materiale rigido che dà poco spazio alla deformazione plastica e quindi praticamente va facilmente incontro a rottura, che noi dobbiamo assolutamente evitare. L'osso invece trabecolare ci permette una grande deformazione plastica perché ha un modulo di Young praticamente più basso. Il modulo di Young non è altro che il rapporto fra lo stress forza e lo strain, la deformazione. La deformazione plastica dell'osso
è attribuita al collagene, il quale ha un modulo di elasticità alto rispetto all'elastina, ma ha una capacità, una forte resistenza alla rottura, per cui lui si può deformare quel tanto che serve a sopportare il carico e a sopportare, scusate, la deformazione per l'accoglimento del nostro impianto. Quindi le fibre collagene questo lo possono fare perché viene la modificazione della catena elicoidale, che da una catenipla elica elicoidale si trasforma in una struttura lineare che resiste praticamente alla quadro di deformazione. Il tessuto spongioso, lo abbiamo detto, ha quelle caratteristiche di resistenza alla frattura e quindi ha un comportamento duttile e quindi ci permette qualunque, diciamo, di assorbire qualunque forza noi gli diamo in modo valido, e quello che però ricordiamo, evitare i fenomeni eccessivamente compressivi a favore dei fenomeni di taglio ed espansione laterale. E ricordiamo che l'osso spugnoso, che ha una densità solo del 25-30% rispetto all'osso compatto e una rigidità non superiore al 10% dell'osso compatto o corticale, è però 500% più duttile a compressione rispetto all'osso compatto, e quindi permette quell'osso compattazione che noi tanto ci pare. In più ha proprietà piezoelettriche che non vi sto a sottolineare, che sono importanti. Queste proprietà piezoelettriche però, quando voi deformate il sito implantare e non rimuovete con le frese elicoidali il vostro osso del sito implantare, voi compattando create quella deformazione. Una volta che l'osso viene deformato, attiva quei campi elettrici all'intorno che sono oggi dimostrati essere dei fattori di stimolazione ossea e quindi un stimolo di fattore di crescita sulla natura bioelettrica o piezoelettrica praticamente del meccano. E quindi abbiamo i fenomeni meccanoelettrici. Con questo spero di avervi, diciamo, arricchito e di aver focalizzato l'attenzione sull'uso del magnetic-mallet. Vi ringrazio tantissimo per chi mi segue, ringrazio tantissimo chi mi segue, e se avete necessità di ulteriori informazioni io sono disponibile al 339 8258 903, però il referente, diciamo, per tutto quello che riguarda la componentistica e la strumentazione è il mio figlio, il dottor Andrea Bernardis. Vi ringrazio ancora praticamente per l'attenzione e qualunque informazione, qualunque dettaglio ulteriore spero di essere, sono a vostra disposizione. Grazie, grazie ancora.